Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò del set composto da pompa e compressore ricaricabili venduti senza batterie e senza caricabatterie il 13 giugno 2022 a Lidl. Costano 39 euro. Sono appunto due set che ci permettono di erogare aria ma in modo differente. Uno serve per gonfiare pneumatici, quindi qualcosa che abbia bisogno di molta forza. L'altro invece serve per gonfiare qualcosa che abbia bisogno di poca forza ma di un grande flusso di aria. Adesso lo guarderemo da vicino, vedremo come sono fatti e li metteremo ovviamente alla prova. Il modello è PA-LP20LIB2. La settimana prossima verrà venduto un altro tipo di compressore che vi ho già recensito, per quello vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, così potete vedere pure di cosa si tratta ed eventualmente decidere quale sia più opportuno da acquistare fra questo tipo e quello che uscirà. L'altro però funziona a corrente elettrica, questo invece è trasportabile alla batteria eccetera, quindi andate a dare un'occhiata e fate il confronto. Adesso mettiamolo davvero sul bancone e guardiamo come sono fatti. E allora, questa è la confezione con cui vengono venduti, c'è un'illustrazione e i codici. A proposito di codici ho commesso un errore, perché PALP20LIB2 riguarda solamente la pompa ricaricabile, invece il compressore ricaricabile è il codice PAK20LIB2. Quindi guardiamo cosa troviamo all'interno. Apriamo la valigetta, non è una valigetta rigida, comunque protegge gli utensili, come vedete si piega leggermente. Comunque vediamo quello che troviamo all'interno e come sono disposte, quindi la pompa e il piccolo compressore. E allora abbiamo la pompa che serve semplicemente a soffiare, il compressore, a fianco troviamo questi accessori che vanno utilizzati con il soffiatore, sulla parte alta troviamo invece gli accessori per utilizzare il compressore ed il manuale di istruzioni. Guardiamo pure quello che troviamo scritto nella parte posteriore della valigetta, quindi due attrezzi ottimizzati per tutte le comuni applicazioni. Compressore ricaricabile PAK20LIB2, ideale nel caso sia necessaria una pressione dell'aria elevata, ad esempio per i pneumatici delle biciclette e per articoli gonfiabili per gioco o sport. Come vedete non parlano di automobili. Preimpostazione della pressione con spegnimento automatico, schermo LCD con indicatore della pressione in bar o in PSI, corpo compatto con manico gommato, illuminazione a LED e porta accessori. Pompa ricaricabile PA-LP20LIB2, ideale nel caso in cui siano necessarie grandi quantità di aria, ad esempio per materassi ad aria, gommoni gonfiabili da spiaggia, eccetera. Corpo compatto con manico gommato e illuminazione a LED, adatta anche per l'aspirazione dell'aria, quindi per sgonfiare rapidamente i gonfiabili. Poi abbiamo alcune caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda il piccolo compressore abbiamo una pressione di esercizio massima di 7 bar, invece per quanto riguarda la pompa ricaricabile abbiamo 70 metri cubi l'ora. In dotazione abbiamo diversi accessori, in totale 10 da poter utilizzare, alcuni con la piccola pompa, altri invece con il compressore. Ma guardiamo da vicino quello che troviamo appunto all'interno della confezione e facciamo subito alcune prove. Innanzitutto osserviamoli per bene. La piccola pompa ha un'impugnatura effettivamente un po' grande per quanto riguarda il diametro, e per quanto riguarda invece la lunghezza è lievemente scomoda. Io, come vedete, urto il pollice, quindi non riesco a stringerlo. Non è un attrezzo che va stretto con forza, ma semplicemente sostenuto. Però se fosse stato leggermente più grande sicuramente sarei riuscito ad impugnarlo meglio. Come vedete urto da questa parte e urto anche da questa, le dita ci vanno appena. Ho le mani grandi, però comunque sia, se fosse stato un centimetro più lungo sarebbe stato meglio. Questo è il LED che illumina la zona nella parte frontale, ovviamente da questa parte non avremo illuminazione, e questo è l'unico tasto di accensione on off. A differenza del modello precedente, questa volta non avremo il tastino che va premuto, ma un tastino appunto che permette di mantenerlo acceso, quindi non ci costringe a tenere premuto per tutto il tempo, farà tutto da solo. Dopodiché per spegnerlo bisogna metterlo su 0. Per quanto riguarda invece il piccolo compressore, l'impugnatura risulta leggermente più comoda, ma solo perché non abbiamo sporgenze dalla parte alta. Come grandezza è la stessa. Obiettivamente mi sarebbe piaciuto che fosse stato leggermente più ergonomico. Comunque sulla parte posteriore abbiamo un display e dei comandi, tasto di accensione, tasto più e tasto meno, per poter regolare la pressione in uscita, e metterà 88 decibel. Sulla parte frontale abbiamo la possibilità di inserire i vari accessori. C'è questo LED, anche in questo caso illumina nella parte frontale, e questo è l'innesto per la batteria X20 V-Team. Questa è una batteria da 2 A, carica al massimo, accendiamolo, quindi basterà premere il tastino sulla parte frontale. Allora, in questo caso, ovviamente utilizzandolo in questo modo, la pressione è molto bassa, però dovete immaginarvelo come se fosse un motore utilizzato alla prima marcia, quindi non ha una grande velocità ma ha una buona potenza.
Quest'altro tipo invece ha una grande velocità ma non ha molta potenza, quindi riusciremmo a utilizzarlo per i materassini ma non riusciremmo a utilizzarlo per esempio per i pneumatici. Ragazzi, emette davvero tantissima aria. E allora facciamo subito una prova gonfiando questo gonfiabile. Utilizzerò il cronometro con il telefonino e tra l'altro mi sono reso conto che poco fa mi si era scaricato il microfono, quindi spero che comunque mi abbiate sentito bene. Allora avviamo il cronometro, spero si veda, e avviamo il gonfiaggio. Ok, vabbè, abbiamo visto, si è gonfiato in meno di un minuto. Adesso proviamo lo sgonfiaggio, quindi lo inseriamo nella parte alta e lo sgonfiamo. Quindi abbiamo la possibilità di riporre il tutto all'interno della borsa che utilizziamo per andare a mare, del bauletto della moto, ma anche in un marsupio, perché è tutto ben sgonfio, quindi riusciamo a salvare un pochettino di spazio che altrimenti sarebbe occupato dall'aria. Adesso proviamo l'altro compressore, proviamo a gonfiare una gomma. Allora proveremo a gonfiare la gomma di una bici, questa va gonfiata a 30 psi. Allora innanzitutto questa parte, come vedete nel tubo che poi si collega alla valvola, c'è una filettatura e va fissata, va avvitata nella parte frontale. Si può fare rimuovendo questa ghiera oppure semplicemente avvitandola in questo modo. L'importante è che quando arriva a fine corsa non continuate a girare, altrimenti rovinate la gomma. Allora si inserisce come tutte le valvole, in questo caso non si devono utilizzare per adattatori eccetera. Ovviamente prima si accende e si imposta, in questo caso è messo a 42 psi, ma noi dobbiamo gonfiarlo a 30, quindi premiamo meno, andiamo fino a 30. Ok, adesso gonfieremo la gomma e arrivata a questa pressione in automatico si staccherà. Era praticamente completamente scarica, adesso siamo a 5 psi. Ok, quindi si è staccato automaticamente quando ha raggiunto i 30 psi necessari per mettere questa ruota con la giusta pressione. Dopodiché si apre la valvola, lavoro finito. E allora adesso diamo un'occhiata anche agli altri accessori, una cosa molto rapida. Come vi dicevo, innanzitutto gli accessori vanno messi nella parte frontale, si possono utilizzare direttamente avvitandoli oppure possiamo svitare questa parte. Come vedete da quest'altra parte all'interno c'è una gomma che si può anche rimuovere, quindi nel caso si potrebbe anche sostituire. Comunque sia, va utilizzato solitamente in questo modo, si inserisce così per evitare di forzare la gomma, dopodiché si reinserisce da questa parte e si avvita. In questo modo avremo la giusta pressione della gomma sulla filettatura, ma si può anche avvitare come vi ho fatto vedere poco fa, sempre facendo attenzione. E a proposito, possiamo utilizzare questo accessorio direttamente nella parte frontale, ma lo ritengo scomodo, oppure lo possiamo inserire da questa parte e poi bloccarlo come si fa normalmente con le valvole delle ruote. A questo punto possiamo gonfiare per esempio un pallone. Ok,
mi fermo altrimenti lo faccio esplodere. Comunque questo è il concetto, semplicissimo, un po' per tutti gli accessori che vengono dati in dotazione. Si possono mettere nella parte frontale oppure si possono mettere dove solitamente si alloggia la valvola della ruota. Sinceramente, per quanto riguarda il piccolo compressore, sono pienamente soddisfatto, ha funzionato benissimo e per raggiungere i 30 psi dai 17 nel momento in cui ho attaccato il cronometro ha impiegato meno di un minuto. Meno di un minuto ha impiegato pure il soffiatore, che ha una grande portata di aria, per gonfiare il gonfiabile di piccole dimensioni obiettivamente, però è stato davvero molto rapido. Una cosa che non mi è piaciuta però è il fatto che questi accessori scivolino via con molta facilità. Quindi con l'aria che soffia all'interno, il peso dell'eventuale gonfiabile, sicuramente questa non è una cosa positiva. Si può fare un giro di nastro carta per aumentare lo spessore, si può mettere un po' di nastro isolante eccetera, e sicuramente non sono questi accessori a rendere difettoso l'articolo. Però se avessero curato un po' meglio questo dettaglio, anche perché vedo che qua ci sono delle sagommature, quindi sono sicuramente progettati per un altro tipo di utensile, che sicuramente prevede che lo stesso si innesti e poi si incastri con mezzo giro. In questo caso invece non abbiamo alcun tipo di sporgenza, quindi semplicemente vanno innestati. Sulla parte alta hanno un pochettino più di grip, riescono a rimanere un po' meglio. Da questa parte invece, vedete, scivolano con molta più facilità. Comunque penso che rimedierò con un pochettino di nastro carta, però comunque ripeto, avrei preferito se fosse stato di una misura più adeguata. Ma adesso voglio farvi vedere quanto sia potente questa piccola pompa, perché non va bene per gonfiare palloni, gonfiare pneumatici eccetera, ma ha davvero una buona forza e una grande portata di aria, quindi può essere utilizzato anche all'interno del laboratorio per soffiare via i trucioli o anche per accendere il barbecue, dato che con l'aria che viene soffiata si alimenta il fuoco nel carbone. Comunque guardate per esempio come riesce a spostare questi piccoli pezzi di compensato, un compensato da 3 mm, questi accessori, alcune chiavi a brugola, lo spillo per gonfiare palloni e gli ugelli in plastica, ma anche il pallone. Mettiamo il pallone da questa parte e vediamo se riusciamo a spostare il tutto. Come vedete, la spinta che viene data da questa pompa comunque sicuramente non è indifferente, quindi anche all'interno del laboratorio, ripeto, per soffiare via polvere eccetera può essere utile. Ragazzi, mi sono accorto anche di un piccolo dettaglio: utilizzando la batteria da 2 A abbiamo un'ottima portata di aria. Come avete visto siamo riusciti a spostare trucioli, pallone, insomma gli accessori eccetera, ma la batteria da 2 A, guardate invece con la batteria da 4 A, prima l'accendo di nuovo e vi faccio sentire il rumore. Batteria da 2 A. Adesso guardate con la batteria da 4 A, molto più vigoroso. Ragazzi, ha una forza impressionante. Mi dispiace aver fatto la prova solamente con la batteria da 2 A, ma ritengo che sia la prova ideale, perché con la batteria da 4 A ha delle prestazioni maggiori, ma sicuramente non tutti hanno le batterie da 4 A. Diciamo che questi utensili solitamente sono affiancati con le batterie da 2 A, ma utilizzando una batteria più grossa sicuramente avremo prestazioni maggiori. E lo stesso per quanto riguarda il piccolo compressore. Sentite il rumore. E sentite il rumore con la batteria da 4 A. Si sente che è un pochettino più vivace come motore, quindi sicuramente con la batteria da 4 A avremo prestazioni maggiori ma anche un'autonomia maggiore. Spero che queste prove vi siano state utili, anche se devo riconoscere che non sono stati dei test approfonditi, ma su questo tipo di attrezzo sinceramente ritengo superfluo fare prove tecniche, fare misurazioni esagerate eccetera. L'unica cosa che mi riprometto di fare è quella che, se mi riesce, porterò la ruota da un gommista e cercherò di vedere se la pressione che ho dato io è corretta, ed eventualmente se riesco a farlo prima di pubblicare il video allora lascerò in sovraimpressione che la pressione era corretta oppure quanto potrebbe essere l'eventuale scarto. Ed è il motivo per cui non dichiarano che questo tipo di accessorio può essere utilizzato per le gomme dell'automobile, perché il manometro non è tarato, ma se noi facciamo un controllo e verifichiamo quanto sia lo scarto allora potremmo utilizzarla anche per la ruota dell'automobile, nessuno ce lo vieta. Per il resto non mi resta davvero che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!